vedendo il film è vero che Travolta cerca, non lui, ma insomma il suo produttore di film di serie B, cerca l'urlo che viene alla fine, però non è che il film sia così, non è la ricerca solo dell'urlo, tanto lui ascoltando di notte, cercando dei suoni, ha assistito a un omicidio in pratica nel film, quindi la storia è quella. È tutta se era un omicidio o se invece era un incidente, quindi il film è su quello. Devo dire una cosa, che all'inizio doveva farlo Al Pacino, e poi Al Pacino stava facendo un altro film, mi ricordo che Brian ha dovuto un po' riscrivere per John Travolta, e quindi l'ha adattato più al personaggio di John Travolta. Sono nato a Venezia, ho sempre studiato a Venezia, quindi sono molto legato a questa città e devo abbastanza anche la mia carriera a Venezia, perché quando sono entrato nel cinema è stato proprio con un film girato qui a Venezia, Don't Look Now, a Venezia un dicembre rosso shocking. Ho potuto fare la musica da film perché già da ragazzino studiavo musica al Conservatorio di Venezia e poi sono passato al Conservatorio di Milano e suonavo già con un gruppo diretto da Claudio Abbado e i solisti di Milano, ho suonato con i solisti veneti e anche l'altro Primo Leggio, quindi il mio sogno in pratica all'inizio era quello di fare il solista e suonare il violino nei più grandi teatri. Però mio padre, musicista anche lui, mio nonno musicista, mio zio musicista, aveva una piccola orchestrina che suonava canzoni. Quindi sono cresciuto tra le canzoni e la musica classica. E molte volte provavo io le canzoni di mio padre, quindi cantavo anche assieme, cosa che è diventata poi quasi la mia professione, perché andando a studiare a Milano avevo troppe ore libere e quindi mi venivano in mente dei temi e li cominciavo a scrivere, poi mettevo le parole, insomma una mattina mi sono svegliato, così dico vado a far sentire questi pezzi che scrivo e sono stato preso da un'edizione perché sono piaciute molto le canzoni. Allora ho detto questo canta come un selvaggio ma scrive qualcosa di interessante, anche perché non cantavo proprio come si cantava allora, c'era il periodo di Tajoli, di Villa, insomma, che molti magari non conoscono. E così ho fatto diversi anni la mia carriera come cantante, credo 17 o 20 anni, e per i tirocini, poi insomma il successo, Festival di Sanremo, la grande canzone che è andata in tutto il mondo nel 65 era You Don't Have to Say You Love Me, in italiano è Io che non vivo senza te, ha venduto più di 80 milioni di dischi. Dopo gli 80 mi sono fermato a contarli perché perdevo troppo tempo. Allora questa grande canzone, però non è che ero diventato famoso, diciamo, in Inghilterra o in America, solo Sud America, e quindi volevo che la mia musica andasse anche di più in giro per il mondo. Pensavo di avere la possibilità, scrivendo altre cose, di fare più successo come compositore, non come cantante. E quando mi è venuta la prima occasione, io tornavo da una serata che avevo, non mi ricordo dove avevo cantato, insomma avevo viaggiato tutta la notte, alle 6 di mattina passavo col vaporetto qui a Venezia e un produttore che è stato sveglio tutta la notte evidentemente, non so cosa fare, mi ha visto passare col vaporetto, ero solo, credeva fosse un'immagine mandata dall'aldilà perché il film che stavano girando qui era Don't Look Now, che ho già detto prima, e gli è venuta l'idea che io fossi mandato così, l'immagine proprio per fare questo film. La stessa cosa avevano fatto con Massimo Serato, che l'avevano scelto perché l'avevano visto di mattina all'alba anche lui, in piazza Navona a Roma.
Quindi poi mi ha chiamato alle 11 e io stavo ancora dormendo e tra i nomi che mi diceva ho sentito Julie Christie. Dico, ma è possibile che questo mi vuole parlare di un film con Julie Christie? E quindi sono andato all'appuntamento e ho visto dei giornalieri del film, poi mi ha presentato il regista, Nicolas Roeg. Il regista mi ha spiegato cosa voleva per questo film e mi hanno dato una settimana, credo, di tempo. Io ho scritto i temi del film, che poi hanno anche montato sotto la scena d'amore del film. E quando sono tornati in Inghilterra, in pratica, uno dei produttori non mi voleva perché dice che non avevo mai scritto musica per il cinema, e mentre il produttore americano era piaciuto molto il film e ha detto: e quella musica che c'era sotto cos'era? Allora Roeg ha detto: è di musicista veneziano, però non ho mai scritto per il cinema, e lui ha detto, questo sempre me l'hanno riportato dopo, ha detto: ma se scrive così che problemi abbiamo? Allora mi hanno richiamato in Inghilterra e ho fatto la mia prima colonna sonora, ho vinto miglior film dell'anno, migliore colonna dell'anno per la rivista Films and Filming, e lì poi c'è stata un'altra fortuna, che un produttore, un amico di Brian De Palma, passando per Londra ha visto il mio disco e ha preso il disco e se l'ha portato a New York. Poi Brian stava facendo Carrie, doveva farlo Herman, e invece Herman è morto nel periodo che stava scrivendo la musica di Taxi Drive, e quindi Brian si è trovato musicista, insomma, e non voleva i soliti compositori di Hollywood, e questo amico l'ha chiamato a casa e gli ha fatto sentire il mio disco, il mio LP allora, insomma, un CD. E si è innamorato della musica perché sentiva che c'erano delle somiglianze tra la mia musica e quella di Herman, che ho scoperto dopo perché io suonavo il violino e quindi avevo sempre, anche nella musica che facevo nella Suspect, avevo sempre una tematica, cercavo sempre la melodia, cercavo sempre, perché suonavo in orchestra anche tra i primi violini, quindi ero sempre quello che faceva il canto della musica, diciamo. E Herman anche lui suonava il violino, e quindi qualcosa di come usare gli archi, e ha trovato delle somiglianze. E quindi mi ha chiamato in America per fare Carrie. Questo è stato il primo, diciamo, approccio con la musica da film. La musica di Blowout, tornando a Blowout, è proprio l'inizio del film. Mi ricordo che Brian mi chiese di fare una musica per un film suspense di serie C, ha detto, e difatti sì, c'è un pezzo sul film che si alterna con la musica, con l'orchestra. E questo come l'ho fatto? Ho fatto prima il pezzo dance, diciamo, che c'è, e poi ho fatto quello con l'orchestra, e poi nel montaggio, nel missaggio, si entrava e usciva con le due musiche, e l'importante per non avere un attrito musicale era quello di avere le stesse tonalità chiaramente dei due pezzi, quindi si fondevano tra di loro più facilmente. Devo dire che Blowout è un film che mi piace moltissimo, credo che sia anche una delle più belle colonne che ho fatto. Devo dire che tutte quelle con Brian sono molto studiate, quindi non saprei scegliere proprio la migliore. Tanti dicono che è Vestito per uccidere, tanti dicono invece Carrie, alcuni dicono Blowout, alcuni dicono Body Double, quindi vuol dire che ho lavorato bene su questi film. Anche Raising Cain per me è molto importante musicalmente. È venuto un giorno a casa, ma proprio mentre stavo lavorando, mia moglie mi chiama per dire guarda che è pronto, perché avevo lo studio sopra casa.
Però mi è venuto il tema che è tutto sotto il metro quando lei, Nancy, consegna, io li chiamo col nome che hanno perché non mi ricordo i nomi dei protagonisti proprio del film. Nancy consegnava il film a John Lithgow e John Travolta la seguiva, insomma doveva salvarla, cosa che poi non è riuscita. E lì quel tema credo che sia uno dei più belli che ho scritto. E poi il tema d'amore finale, chiaramente, che è stato ripreso anche su un film di Tarantino, lui ha ripreso la musica, Greenhouse mi sembra che sia il film, è un episodio, insomma, ascoltano questo tema che lui l'ha rifatto suonare da un pianista, quindi anche a distanza di tempo devo dire che le musiche che ho scritto per Brian sono più apprezzate oggi che quando sono uscite, perché le critiche che hanno adesso, se vado a rivedere quelle di Carrie, quelle di Del Vestito per uccidere, dicono sempre con l'ottima musica di Pino Donaggio, con l'aiuto che ha dato Pino Donaggio al film, tutte queste cose che non dicevano quando è uscito il film, quindi vuol dire che a forza di vedere il film sono entrate nelle orecchie anche le musiche. È stato un bel lavoro, credo, perché è stato intenso. Ho usato come al solito molti archi, però già in Blowout ho anche tutta l'orchestra, mentre in Dress to Kill cominciavo solo archi e dopo aggiungevo un po' alla volta l'orchestra, che è stato un po' anche in Don't Look Now, perché venivo dalla scuola, diciamo, della musica da camera, quindi conoscevo molto bene il gruppo con degli archi. Poi per una volta, va bene, flauto, poi ho messo i violini, il violoncelista, poi ho messo i tromboni, poi ho messo come in Dress to Kill quando lei ha la sfregiano dentro l'ascensore e i tromboni facevano i glissando, tipo i glissati di Herman con i violini, io li ho fatti con i tromboni. Insomma si cambiavano, un po' alla volta prendevo sempre più l'orchestra in pugno e quindi arrangiavo in modo diverso. Io fin dal primo film ho usato i sintetizzatori con l'orchestra, perché certi suoni non vengono così profondi, così belli come diciamo i contrabbassi, i violoncelli, sono più umani. Quando deve essere più freddo, allora uso i sintetizzatori, che non avendo le vibrazioni, non avendo il vibrato dei violini, dei violoncelli, è più freddo, quindi dà più paura, più suspense. Quindi ho sempre alternato questi suoni. E in effetti anche, cito un attimo Carrie, in Carrie la scena quando, dopo che è caduto tutto il sangue, lei guarda il pubblico e tutti ridono di lei, lì Brian aveva detto qualsiasi musicista di Hollywood avrebbe messo una grande orchestra che faceva cosa. Invece l'ho risolto mettendo solo dei bassi, i violoncelli che con delle note molto lunghe che davano solo i suspense, davano anche la possibilità di far sentire meglio i rumori che c'erano, le risate, tutto quello le urla che faceva la gente. E mi ricordo una cosa simpatica, che il sintetizzatore anche là, nei punti per esempio che erano sync, che cadeva un pezzo del soffitto addosso all'insegnante, le cose, siccome Brian li conosceva meglio, quando staccavano ho detto Brian suona tu qua, e ha suonato i synth di quella scena lì, li ha suonati Brian. Anche in altri film ho continuato con i sintetizzatori e i ritmi, anche perché questo va un pochino con il gusto anche del regista, il tipo di film, il tipo di emozione che vuole dare. Io comunque le mie, credo, più belle emozioni le do soprattutto con gli archi, perché io sovrappongo con degli accordi atonali fin dall'inizio
eh, che funzionano come se ci fosse una nebbia musicale. E delle volte comincio con un tema, c'è un controtema e li faccio sentire tutti e due, poi però li intreccio tutti e due e si ingrandisce l'orchestra, ed è un po' quello che ho fatto sempre tra synth e archi, insomma, e i fiati anche, ma insomma la caratteristica è questa qui, insomma, e delle melodie, perché io chiaramente venendo anche dalle canzoni, essendo italiano, quindi la melodia, il melodramma, questo mi porto dentro tutto. Penso che sia questo che sentono anche in America, perché ho cercato di fare anche nei film horror, ho cercato sempre di far sentire della musica. Non ho mai, gli effetti non sono mai stati sopra la musica, è sempre la musica che è sopra gli effetti, quindi penso che sia quello che sia piaciuto, perché altre cose, chiaramente le melodie, altre cose che non usano molto fare gli americani. Io credo che poi, siccome sono molti musicisti, compositori che suonano il pianoforte, sia un po' diverso scrivere col pianoforte, perché si basano più su armonie, diciamo anche cose che usano molto il pianoforte, si sente che sono pianisti. Mentre io venendo dagli archi uso diversamente la cosa, ecco che spuntano fuori più l'italianità, la differenza tra un compositore e un altro, un italiano, è anche questa, e secondo me anche Morricone ha più melodie di loro, e quindi anche è proprio uno stile italiano, credo. Beh, per lavorare sulla musica di Blowout abbiamo parlato molto con Brian, quindi molte idee sono sue, devo dire, perché lui è molto colto musicalmente e sa sempre quello che vuole. E io, quando uno sa quello che vuole e me lo chiede, io riesco a dare il meglio. Quando trovo il regista incerto che non sa come fare, è più difficile, perché non sai mai se lo accontenti, non sai mai come devi scrivere, mentre là proprio nell'incidente, quando la macchina va sott'acqua, c'erano due cambi musicali sempre continui, più di due, insomma, tutte le volte che va sotto c'è una musica, tutte le volte che esce fuori c'è tipo salvezza, ci sono delle esplosioni musicali proprio. Poi la parata, per esempio, anche là, parlando con Brian, perché ci sono due cambi, c'è l'orchestra, c'è la musica che suonano nella parata, e quindi il suono del film che iniziava con lui che cercava i suoni diventa dopo la musica che accompagna le immagini, che dà le emozioni, che cambia quando lui corre sotto quella specie di tunnel, quando cadono i cavalli, qualcosa. Io non ho più l'orchestra grossa, ma ho in pratica una musica tipo da gruppo, una musica pop, che c'è in altre parti del film, quando John Travolta passa per le strade, va da una parte all'altra, e la musica non è come l'orchestra. Quindi lì abbiamo fatto uno studio dei punti dove doveva andare l'orchestra e dove non doveva andare l'orchestra. Se poi con Brian siamo messi d'accordo anche proprio sui suoni che avrebbe messo lui dopo, quindi siamo partiti prima dalla musica, diciamo anche quando John Travolta, che ha avuto esperienze di polizia, di cose, mettono le pile che poi
hanno una scarica, ecco, partivamo da quel suono per stare anche con la musica e anche il ritmo di certe cose che cominciava una certa sequenza di effetti, la musica si agganciava a questi effetti. Quindi si studia sempre, come diceva Jim Carrey, spazio anche agli effetti, perché gli effetti possono essere musica, la musica può essere degli effetti e quindi il lavoro è proprio un lavoro di equipe, insomma, siccome il maestro, il genio di tutte queste cose, Brian De Palma, è lui che la gestisce poi al missaggio, diciamo. Hey, pull over at this gas station and I gotta take a piss. Poi lui mi dice, quando prendo per esempio i tempi e segniamo le cose, lui mi dice cosa vuole, poi io cerco di accontentarlo e devo dire che per tutti i primi film lui non ha mai sentito la musica prima che io arrivassi in sala di incisione. Lui sentiva quello che scrivevo solo quando arrivavo. Molte volte ho avuto gli applausi a scena aperta per certe scene perché lui ha detto mi sembrava di vedere la scena per la prima volta. E quindi questa era la più grande cosa che potesse dirmi Brian, o dopo il museo mettermi la mano sulla spalla e dirmi bravo Pino, molto bello, perché lì aveva provato una musica che io l'ho guardato e ho detto non mi sembra giusta questa musica, e difatti lui ha detto no, fai te, e difatti io ho fatto il pezzo del museo, che forse uno dei più bei pezzi che ho fatto nei film di Brian, anche perché lo trasmettevano forse ancora adesso in America nella musica classica, in mezzo alla musica classica era programmato il museo, quindi credo di aver fatto anche in Blowout il stesso sistema, siamo partiti da quello. Poi lui ha sentito quando sono andato in America, la musica prima non la sentiva mai, era cosa diversa in Passion, che ha sentito tutto quello che scrivevo man mano che lo scrivevo. Come dicevo prima, in pratica arrivavo là e lui la musica non l'aveva mai sentita. Questo per, diciamo, 6 film, forse ho fatto un tema una volta, gliel'ho mandato da sentire per Raising Game, mi sembra, perché dovevamo scegliere un tema per l'orologio, quando aveva il carillon, l'orologio quando suonava, che avevo scelto un tema di classico e quindi dovevo fare quello mio, mi ricordo che mi hanno dato un provino. Nel frattempo però diciamo che con Passion torno dopo 20 anni e devo dire che è cambiato perché prima io suonavo il pianoforte e scrivevo col pianoforte, non potevo far sentire la musica prima, dovevo sentirla con l'orchestra, perché come faccio a far sentire quei temi, quelle aperture, quella sovrapposizione di archi, quelle cose col pianoforte, è un po' difficile. Mentre adesso con la tecnologia di oggi, che tutti usiamo i computer perché vogliono sentire prima la musica, forse si è un pochino appiattita la cosa, perché sei meno libero, perché ogni battuta che scrivi, non dico ogni battuta, ma insomma ogni 2 minuti, 3 minuti di film che scrivi per quella scena la mandi a far sentire, quindi può cambiarti anche la musica il regista se vuole. Non parlo adesso di De Palma, parlo in generale, quindi è venuta questa mania del temporary music che però secondo me appiattisce un pochino la fantasia del musicista, perché non scrivo prima, ho visto che scrivere temi prima leggendo solo il copione o sceneggiatura, lo script come si dice, ho scritto delle volte dei temi che poi non ho potuto usarli, perché io ho scritto un tema, mettiamo in 8 battute o 12 battute, invece devo cambiarlo nel film a 8, come faccio a tagliare quello che avevo scritto? È impossibile secondo me, allora ho rinunciato a scrivere prima. Per me non esiste scrivere prima, perché sento che tanti insomma preparano la musica prima, allora si alzano, scrivono per un film di suspense, la tengono là, si alzano, scrivono un film, una commedia e la tengono là. Io non so come fanno, perché poi la realtà di quello che ti dà il regista è diversa, i tempi sono diversi,
Forse la differenza appunto è sulla fiction televisiva, tra il cinema e la fiction c'è questa differenza, che per la fiction puoi scrivere 16 pezzi, poi si arrangia il montatore a trovare i punti giusti della musica, legarla, unirla, magari tu fai le prime due puntate, diciamo. Mentre il cinema è proprio, devi scrivere con la scena davanti. Io sono uno che va a istinto, diciamo. Io non sapevo neanche di poter fare il cinema. E quando ho cominciato poi ho capito cosa volevo fare, ma sono uno che va a istinto, vedo un film e se mi prende io do tutto. Io sono un musicista, diciamo, a ruota libera. Io vado dal pop al classico al cabaret, a queste cose, quindi vado istinto, vedo una scena, mi viene quella musica. Poi se non piace il regista posso anche cambiarla, allora mi deve dire lui cosa vuole. Ma normalmente vado proprio con l'immagine. Io ormai se non vedo una cosa, se non vedo un'immagine, non riesco più a scrivere. Cioè l'emozione che dà la scena a me, quello che ha girato Brian, è l'emozione che io dopo voglio dare con la musica allo spettatore. Quindi l'unica è andare proprio distinto. Io credo ancora anche nell'aspettare, come si dice, la mano che ti dice, già un maestro di canzoni diceva Danzi, cioè io non ho merito, perché c'è uno che a un certo momento mi viene là e mi mette la mano sulla spalla e dice scrivi, adesso scrivi, e io scrivo, dice, e viene fuori la musica. Mentre leggo che tanti dicono ormai la musica è una cosa meccanica, matematica soprattutto. Io non ci credo. Certe cose sono matematiche, puoi farle nella suspense, però l'ispirazione secondo me è sempre la prima cosa nella musica.